Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima metà di maggio. Il mondo, ragazzi, periodo di raggiungimento di risultati. Per qualcuno si parla di completamento e per qualcun altro potrebbe anche parlare di trasferimento. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete integrare le letture potete ascoltare Ascendente, Segno Lunare oppure Venere, e per capire come unirle ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione troverete anche il link per le previsioni del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Ricordarvi inoltre che queste sono stese generiche, possono riguardare la famiglia, il lavoro, l'amore. Io vi darò l'andamento energetico più importante del periodo e poi vi farò come degli esempi per integrare la lettura alla vostra realtà. Nello specifico le letture di singole coppie usciranno credo la prossima settimana. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia generale. Partiamo con 2 di pentacoli, un 10 di coppe, un re di coppe, una regina di coppe, imperatrice, abbiamo un re di scusate, una regina di denari, 4 di bastoni e 7 di denari. Bene. Ragazzi, partiamo da questo 2 di denari. Ho come la sensazione che potrebbe esserci una scelta da dover effettuare all'inizio di maggio, o per qualcuno sono 2 situazioni da dover gestire allo stesso tempo. Ho come l'idea che qualcuno stia cercando di gestire al meglio la situazione in cui vi trovate per amore della famiglia, per se non avete famiglia, potrebbe essere per amore della nuovo mondo che state cercando di creare. Ma ho la sensazione che siate già in, cioè molti di voi ehm, potrebbero già essere in coppia. Se per caso riguardasse un qualche cosa a livello di lavoro, anche. Vi dico, non sono male le carte, eh? Andiamo a vedere il 2 di denari. 7 di pentacoli, è come se iniziassero a smuoversi le cose effettivamente nella prima settimana di maggio, è come se ci fosse dalla calma piatta al super movimento. Vi dico che avete il matto, tra il matto e il mondo potrebbe proprio essere o il decidere, il programmare un viaggio o il partire per un viaggio, per una nuova avventura, potrebbe essere un nuovo progetto, anche solo potrebbe essere un fine settimana nella casa in campagna, per esempio. Andiamo a vedere il 10 di coppe, tipo una gita fuori porta. Fante di bastoni. C'è come un momento romantico, sento, nella prima settimana di, di maggio. Attenzione perché ho parlato di un momento romantico, perché adesso vedo questo 3 di spade e dico, caspita.
È come se, perché qui ho come l'idea che stiate cercando di fare di tutto per mantenere un certo tipo di equilibrio. Il problema è che con questo 10 di bastoni e il 3 di spade sento che molte persone sentono di remare un po' da soli in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere il re di coppe. 3 di coppe. E regina di coppe che avete già qui. Io ho la sensazione qua, ragazzi, che si desideri fortemente qualcuno o si desideri una relazione di un certo tipo con qualcuno o che si desideri ufficializzare qualcosa con qualcuno. Potrebbe anche essere una convivenza, andare a fare il passo successivo in una relazione. Se per voi, per esempio, vibrasse come una questione di tipo lavorativo, vi dico che c'è come voglia di creare un certo tipo di stabilità, di unione aziendale, se vogliamo. Però, ripeto, ho la sensazione che stiate remando un po' da soli. Andiamo a vedere la regina di coppe. 9 di coppe. Ma infatti sì, non siete tanto appagati. Io credo che è un mondo. È come se avessi bisogno di qualche cosa in più. Allora, per chi stesse cercando figli, ho tante carte che indicano è una sorta di difficoltà, ragazzi, ma è più emotiva, ok? È più una sensazione di non sentirsi all'altezza o cose per lo stile. Però vi dico che, insomma, tra l'imperatrice e 7 di denari, maggio potrebbe essere un buon periodo, ok? Perché sono due carte che parlano di gravidanza, di attesa, di dolce attesa. Poi abbiamo anche qua il mondo, abbiamo il matto, la carta principale è il mondo, quindi dateci dentro. Andiamo a vedere questa imperatrice. Appeso. Re di bastoni e 2 di bastoni. Sì, mi viene da dire di non demordere. Allora, l'imperatrice in sé è una carta, ragazzi, che come vi dicevo prima parla di maternità o comunque di qualche progetto che sta partendo, che è in gestazione, per farvi capire. C'è bisogno di concretezza nel gestire questo progetto. Diciamo che potrebbe venirvi bene mettervi nei panni degli altri, cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, provare a cambiare modo di gestire le cose. E siccome l'imperatrice è una carta che ci parla di concretezza, ho come l'idea che vi dicano di guardare le cose nel concreto, perché qui comunque avendo anche una regina di coppe al contrario, come vi dicevo, e anche qui avete la regina di coppe, c'è come una sorta di emotività molto a saliscendi. Mentre qui è un po' come se vi dicessero: ok, mettete i piedi per terra, questa è la situazione, guardatela per quello che è e gestite la situazione nel modo migliore in cui sapete fare, insomma. Anche perché vi dico, arriva la regina di denari al contrario, qui ho come la sensazione, quello che vi dicevo qua, che siete voi a fare un po' troppo rispetto alla controparte. Andiamo a vedere la regina di denari. Comunque vi dico, avete il 4 di bastoni alla fine, infatti. Allora, una carta per volta. La regina di denari è spiegata dal diavolo. Sì, c'è qualche cosa che vi condiziona fortemente e guardate, mi è caduto l'occhio sul 9, sul 10 di bastoni che sono i pesi, le responsabilità e qui ci sono le paure. ehm, C'è una paura di essere rifiutati qui. Io sento che c'è qualcuno che ha come questa paura di essere rifiutato e quindi si fa tanto per. Proprio alla fine qua è come se si dicesse: ok, cerchiamo di vedere le cose da un altro punto di vista perché così le cose non si possono gestire. Sento che sono condizionato. Allora, qualcuno qui potrebbe essere condizionato dalle paure
Da questa sofferenza ricordo che il 3 di spade ogni tanto parla anche di, cioè non è solo la sofferenza del cuore inflitta, diciamo, ma è anche la sofferenza che noi stessi ci autoproduciamo con la mente, con l'ego. Non sono all'altezza, non ce la faccio o cose di questo genere. E magari non ci abbiamo neanche provato. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. C'è qualche paura che vi condiziona qui. Ricordate che la paura è un qualche cosa che crea l'ego per non farci cambiare, perché comunque cambiare richiede uno sforzo. Allora, il 4 di bastoni è spiegato da un 5 di pentacoli, fante di pentacoli, cavaliere di bastoni e 9 di spade. Allora, ho la sensazione che qui con il 4 di bastoni, ragazzi, arriverà un nuovo tipo di stabilità. E ho anche la sensazione, allora, questi due personaggi potrebbero essere due alleati, oppure potrebbero essere come degli atteggiamenti da parte vostra, ehm, che in qualche modo vi orientano a gestire la situazione in modo diverso, cioè con la trasformazione, diciamo, con la concretizzazione, con il mantenere i piedi per terra di questa imperatrice, si arriva a un nuovo tipo di stabilità. Non c'è magari tutto quell'appagamento che voi desiderate, ma anche perché avete un grosso alto e basso emotivo. È un po' come se vi faceste trasportare troppo dagli eventi esterni e dalle vostre emozioni. Invece, nella seconda parte della lettura sento che sarete più concreti, riuscirete a vedere le cose da un altro punto di vista, riuscirete a gestire le cose diversamente, molti si renderanno conto di che cos'è che, o meglio, dove si autolimitano, dove c'è questa paura di non essere accettati, di essere rifiutati, di non essere all'altezza, X paure, dove condizionano e da lì è come un ok, basta. Cambio attitudine nei confronti della vita, cambio attitudine nei confronti di questo 5 di pentacoli che è la ferita da rifiuto, ragazzi. Ehm, e vado, ho il cavaliere di bastoni, vado per un nuovo percorso, vado per un nuovo inizio. Occhio un po' a questo 9 di spade perché è come se aveste un po' la tendenza ad auto boicottarvi, ma è merito, diciamo, di questo diavolo e di questa luna, che potrebbero far tornare a galla comunque vecchie paure, vecchi pensieri un po' malsani, ma la carta più importante di queste tre è l'imperatrice, voi così sarete. Se non siete voi l'imperatrice e fosse per esempio una madre, ho come la sensazione che ci sarà anche lì un nuovo tipo di equilibrio e questo, guardate, ho come l'idea che vi dicano di tirare indietro, cioè per trovare questo nuovo tipo di equilibrio è come se doveste sottrarvi a qualche questione pratica nella vita quotidiana, tipo qualche telefonata in meno, qualche commissione in meno, qualche favore in meno, in modo da non essere poi così scontati, ok? Cioè nel senso, come vi posso dire? Modificate la dinamica proprio nel concreto, nella vita pratica e vedrete che riuscirete a raggiungere questo nuovo equilibrio, ok? Ma alla fine avete anche il mondo come carta base, si tratta di trovare la completezza, la stabilità. Questo 4 di bastoni parla, allora, potrebbe essere una carta di pre-contratto o di accordo. Qui non avete né giustizia né 10 di denari, quindi potrebbe essere come un accordo, diciamo, ufficioso, parlato più che scritto, però è una carta che indica una grande stabilità nel lungo periodo. Ok, di solito è una carta che rappresenta anche le anime gemelle. Adesso qui non avete l'imperatore per accompagnarlo, però sì avete re e regina di coppe. Ok, adesso non fatevi fuorviare da questa cosa che ho detto delle anime gemelle, perché sapete che secondo me anime gemelle e anime karmiche sono un po' la stessa cosa. Cioè, diciamo che si impara in modo diverso, con le anime gemelle si impara, diciamo, nella luce, no, prima Osho, e non è che non ci siano problemi, ci sono, ma si risolvono in modo sereno.
mentre con le anime karmiche, con le relazioni karmiche, si impara attraverso la sofferenza. Ma tenete presente che secondo me sono la maggioranza delle relazioni che noi abbiamo, perché noi umani siamo stati programmati, ci hanno programmato, infatti è per quello che si fa lavoro sulle credenze limitanti, a imparare soffrendo. Ok? Una delle credenze limitanti più inconsapevoli che si ha è: devo soffrire per avvicinarmi a Dio, cioè per trovare l'elevazione spirituale, sapete? Molti ce l'hanno e non lo sanno. Comunque, se volete sapere poi come funziona tutto questo tema delle credenze limitanti, lo sto trattando proprio adesso nei video degli abbonati. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Possibilità e il coraggio. Prendete il coraggio di darvi una possibilità, cioè prendete il coraggio di cambiare questa dinamica. Se volete andare verso questo 10 di coppe, verso questo completamento, verso questa unione che sia tra voi e il resto del gruppo lavorativo, tra voi e il partner, tra voi e magari un genitore, è come se aveste bisogno di fare un passo, di, come vi dicevo prima, concretamente muovete la matrix, muovete voi le dinamiche. Quando una dinamica è ripetitiva e non funziona, bisogna spezzare la dinamica, interrompere la dinamica in qualche modo. E normalmente, ragazzi, quando succede c'è sempre un momento torre, che qui oggi non c'è, non avete la torre, però avete questo, il diavolo che parla proprio di ego, di dinamiche karmiche anche malsane, di dinamiche tossiche. Qui si tratta di rompere le paure, rompere gli schemi di comportamento. Datevi una possibilità di vedere le cose dall'alto, da un'altra prospettiva, e mi viene anche da dire datevi altre possibilità, datevi la possibilità di riuscire, di essere vincenti, di arrivare al raggiungimento del risultato. Andiamo a vedere che olio essenziale può aiutarvi in questo mese. Abbiamo la menta. Penso che menta spiccata in latino penso che sia la menta piperina. Rivitalizza e rinfresca lo spirito. È un forte energizzante in effetti. E questa si può assumere nei 4 modi, quindi attraverso l'olfatto, attraverso il contatto cutaneo o ingerendolo sia in capsule che nell'alimentazione. Anche il tè, fatto solo con foglie di menta, è molto buono. In estate poi freddo, sì, diciamo temperatura ambiente, rinfresca. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, vi sia stata, insomma, vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemi sapere come vi vibra di più nei commenti. Se poi volete sostenere il canale potete iscrivervi, condividere il video o mettere like. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!